Anna, Elena, Elena, Anna. Annelena, Ciao. Elenanna. A me mi piace iniziare distraendovi. Mm. La prima a fare le spese è stata la povera Monica. Decisa che con te. 5, 4, 3, 1. Sì. Allora la vedo, è lei ed è una bimba. Eh, penso sia una vita passata perché la vedo che corre, gioca in un prato, in un immenso prato con un'altra bimba che è la sua sorella gemella. È una vita precedente? Sì, E in questa vita chi è questa sorella gemella? è la sua fiamma. La sua compagna, Fiamma. Sì. Come si chiama lei e come si chiama la compagna in quella vita passata? Allora, sono Magreta e Carolina con la K. Margherita e Mm. Carolina. Quindi tedeschi, lingua tedesca. Austria, direi Austria. Austria. Mm. Anni? 6? Di- No, tu stai parlando degli anni che hanno loro. Ah sì, scusa. Che Ah, gli anno? anni. Eh, 1765. Mi sono espresso male io. Ok. Ti dà l'autorizzazione, Anna? Sì, per darmela mi fa vedere, mi porta come se fossimo in riva al mare su un lungomare e mi porta vicino alla ringhiera che dà poi sul mare e mi dice quella sono io e c'è il mare in tempesta. C'è un po' il mare agitato. Ma te la dà. Sì, sì, me la dà. Vediamo la scena così com'è. Vediamo se arriva da sola la compagna o se c'è già. Ehm, la compagna è appena più sulla destra ed è seduta su una panchina che è rivolta verso di noi. Mm, È come se il lungomare facesse così e poi fa così, ok, e poi avanti di là. E su quest'angolo c'è una panchina che guarda verso di noi, che guardiamo il mare così. Vuole dire qualcosa subito ad Anna? Vedrai che dopo voleremo tanto in alto. Ok, vediamo la vibrazione di Anna. 8,6 miliardi. Percentuale di consapevolezza. Consapevolezza. 139%. PS, PE. 36, Ok. 64. Vite precedenti. 1743. Cervello.
9.2. Entità eteriche. Eh. La prima figura è direi una via di mezzo tra un angelo, un falconiforme e un leonide. Ha le ali da angelo, la cresta come se fosse un leone e il becco come Becco. falconiforme, sì. Si chiama? Carios. E Carius ha tutti i denti a posto? Poi, ma sai, facendo queste battute, Anna, noi ci prendiamo gioco di questi programmi, quindi già capiscono subito come stanno le cose. E invece se dicessimo, è arrivato l'angelo, cosa facciamo? Abbiamo pulito le piume perché arriva l'angelo. Questi si gonfiano l'importanza. Hanno l'importanza di un'unghia tagliata. Poi, Poi c'è una mantide. mhm, Ehm, mm, Vabbè, c'è la pantera nera che mhm, si è intrufolata. che non c'entra con Anna, No, la cretina solita, sì. quella. O ancora. Palle. E poi c'è ehm, boh, allora, ha il naso, però non è tipo becco, è tipo un naso così, e poi c'ha tutte delle piume colorate lunghe. Un Boh, altro falconiforme. boh. Mm. Sì, un po' più umanoide, ma E di L? tendenzialmente. EDL3. Zamentali. Allora, ce n'è una di livello 2, una di livello 4, e ce n'è una di livello 5. Mm. Ben 3. 2. O 4. Allora, quella di livello 2, allora fa sì che è come se la convincesse, diciamo, che quando lei la convincesse che non fosse, no, la convincesse di non essere proprio adeguata alle situazioni, ok? E Mm. fa sì che lei appaia timida e seriosa. Mhm. Sì, poi c'è la 4 che direi la chiamerei negatività, nel senso che questa entità mentale fa sì che la prima cosa che Anna vede di tutte le cose o delle situazioni o delle opportunità o delle occasioni sia la parte negativa. Quindi poi per arrivare all'aspetto positivo deve metterci molta più fatica. Mm. La 5? La 5, allora mi appare questa immagine dove lei è come se fosse in una stanza e in questa stanza ci sono mm, le componenti invertite. Mm. Eh,
Cioè lei è in piedi, ma è come se, che ne so, il pavimento è al posto di un'altra parete e la porta è in mezzo. Ok, quindi l'immagine che mi fa vedere è questa. Quindi potrei chiamarlo un disordine. Mm, Folle. sì, esatto, un grosso disordine. Sì, Un quadro di Escher. sì, esatto. Dove non c'è mai una logicità. Mm. Quindi confusione, illogicità. Sì, disordine nella sequenza proprio, ecco. Sì. Mhm. Nel senso degli Sì. oggetti in questione. Mm. Cioè, una porta in mezzo a una stanza non serve a niente e magari Esatto. alle pareti non ci sono porte, quindi non si può né entrare né uscire, che non ha Esatto. senso. Oppure può entrare chiunque, uscire chiunque, cioè, ecco. Va bene. Mm. Mm, la compagna che fa? Allora, la compagna è come se a seconda della vibrazione che sente ehm, cambia la sua postura, quindi la vedo proprio che cambia la postura, quindi a volte è più cupa, a volte è più aperta. È come se proprio sentisse talmente tanto la vibrazione di Anna che non può fare a meno di assecondarla col corpo. Mm. Eh. Ok, causa esoterica di paura dell'altezza, delle grandi altezze, quando si va in montagna, quando si è in cima a un palazzo, quando si guarda la tromba delle scale. Allora, la prima cosa che mi è arrivata è questa immagine è come se Anna fosse, c'è questa immagine di lei, però era tipo maschio, un bimbo maschio, ok? È preso da questo enorme falco. Sì, Condor, è molto grosso, nero, grossissimo, ok, è preso e quindi c'è lui, bimbo, spaventatissimo, che vola a tantissimi metri d'altezza nel vuoto e poi questo Condor apre le zampe e lui vola giù negli abissi. Ok, che cos'è questa? Un'immagine di che tipo? Allora, legata a una vita passata, ehm, è come se fosse il ricordo, potrei dire il ricordo di abduction di una vita passata, non di adesso. Cioè, lei se lo porta da quando è nata in questa vita. Cioè, non la vedo reale la cosa che un bimbo sia preso da un enorme condor e poi, cioè, più che altro gli abissi Mm, non finiva mai di cadere, no? Quindi non è una cosa reale, ma è come se fosse la memoria di abduction che le venivano fatte in quella vita dove era bimbo. E lei se lo porta fin da quando è nata in questa vita qua. ok. Quella sensazione proprio, sì. Perché questo tipo di paura delle altezze, spinge anche Anna quasi a buttarsi nel vuoto di cui ha paura e non a ritrarsi da quel vuoto? Ma l'unico collegamento che mi viene, che mi dice, è che là, in quella cosa lì, la cosa più saggia che gli è venuta da fare è proprio cercare di divincolarsi dal Condor e questo l'ha fatto cadere nel vuoto. Ok? Quindi è come se qui questa paura avesse anche intrinseca in sé la memoria che andare verso il vuoto è la salvezza. Mm. È come proprio la salvezza è è andare verso il vuoto. Allontanarsi dal Sì. comando. Mm. Sì. Ha un nome questa paura delle altezze? Per Anna?
ehm, mi dice divagamento. È come se là il fatto che venisse portata in su era proprio un allontanarsi da quello che era la sua realtà. Mhm. E quindi lo stare nel vuoto, cioè in alto è divagare da quello che in realtà le sta succedendo nel reale. Quindi se lei si lancia giù e torna nella realtà. Causa esoterica dell'onicofagia. Allora, vedo la sua... aspetta, provo a descrivere. Vedo questa sua grandezza di eh, sentire fortemente la sua anima, la sua PS, ok? Che a volte la sente talmente forte che ne ha paura. Ok, quindi Mhm. mangiarsi le unghie vuol dire è proprio allontanarsi dalla comunicazione con la PS, come se si volesse proteggere dal troppo. È come se non fosse pronta a ricevere tutti questi messaggi così chiari e forti. Fumo. Allora, in Causa questo, esoterica di questo. Vai. sì. Allora, in questo momento non vedo il collegamento eterico, potrei dire che è come se però si riaggancia. Quando le capita è come se lo riagganciassero, la mantide insieme a come si chiama, Coris, Mm, l'angelo, quello lì. Carios. Carios, ecco. Quando, quando lei vibra basso, le entità mentali spesso, l'entità mentale fumo, direi, eh, mh, le manda il pensiero del sollievo della sigaretta, ok? E ehm, a volte è capitato appunto nella sua vita che quando lei ricadeva, diciamo, nella dipendenza era perché questo pensiero veniva riagganciato dalle sue interferenze, l'angelo e la mantide. E quindi si riagganciava l'entità mentale collettiva a fumo di sigaretta. Le tue pulizie che ha praticato con questi due che non chiedevano denaro in cambio, la pulizia dell'aura e l'integrazione nell'ombra, Ah, l'hanno portata ad avere sviluppare alcuni sospetti quando si è iniziato a parlare di maestri e di angeli. mm. C'è Carios collegato? Sì, c'è Carius, è come se prima fossero... ehm, mm, allora, è entrata l'interferenza dell'angelo che ha accorpato le due interferenze, il leonide e il falconiforme che lei aveva già prima. Ehm, Mhm. si sono messi assieme e hanno fatto l'interferenza Carios. Quindi c'è quest'angelo che si è unito alle sue già due presenti interferenze. È stato progressivo, però è come se la prima volta è entrato l'angelo, ok? E poi tutte le volte che lei lo faceva si fortificava sempre di più questa unione tra i tre. Chiamalo l'angelo. Mhm. Sì, è come se questa figura, quando noi abbiamo detto chiamalo l'angelo, si è divisa in tre e davanti abbiamo il falconiforme, poi c'è il leonide e poi l'angelo. Chi è più forte? L'angelo dice, beh, io comando. Mm, È così? no, quello che vedo io, ehm,
A forte non c'è nessuno dei tre, per quanto mi riguarda, nel senso che secondo me è solo il tipo di interferenza che utilizzano che cambia. Vedo chiaramente il collegamento col secondo universo dell'angelo, è proprio molto chiaro. Poi c'è Leonide che invece Leonide lo vedo collegato a Zeus e poi abbiamo il falconiforme che lo vedo collegato direttamente a Odino, quindi Una bella festa. sì, Non so chi sia diciamo, peggio. no, infatti, cioè, alla fine, tutte e tre, è come se così fossero riusciti a controllare tutto il programma tutto il progetto di Fronti. Anna, su tutti i fronti, Su sì. tutti i fronti. Primo, secondo universo. Odino, il grande capo del primo. Mm, Bloccata. Come si chiama il esatto. progetto di Anna? Avvolgimento. Bloccata, Cioè, proprio insomma. strati, sì, sì, poi è come se aumentassero strati tutte le volte. Causa esoterica del non sentirsi mai integrata, di essersi sempre sentita estranea da tutti i punti di vista nella società. Sì, io direi queste, le due entità mentali di livello 2 e 4. Sì, che è proprio come se la facessero sentire inadeguata e questa sua è negativa, tra virgolette, no? Questo filtro che mette l'entità mentale di negatività e questa sua farsi vedere seriosa e timida, ok, ha fatto Mhm. sì che lei mh, fosse considerata un po' particolare, un po' strana, nel senso che la vedo anche da bimba, spesso era seriosa e timida e quindi i bambini invece sono allegri, quindi si sentiva diversa dagli altri, che loro ridevano per tutto con facilità. È come se lei avesse sempre bisogno, come diceva prima, appunto, di avere una logicità nelle cose. Mm. E questo non riusciva ad averlo quasi mai. Questa logicità non la trovava. Perché? Perché c'era sempre un tassello che mancava, era come se, sì, ok, cioè era come se lei vedesse un cerchio, ok, e il cerchio non si chiudeva mai perché mancava sempre qualcosa per chiudere il cerchio. Mm. Sai che non ho capito però. È come se, ehm, è come se lei vedesse già una multidimensionalità, quindi eh, le altre persone e le cose vivevano le esperienze e raccontavano le cose in tridimensione. Ok, quindi mh, la logicità di un discorso o di un'azione si chiudeva perché nella tridimensionalità loro la iniziavano e la finivano, ma lei vedendole in multidimensione c'era sempre un pezzo che non veniva detto o non veniva fatto e quindi era come se lei si sentisse strana perché è come se non capisse, non trovava la logica nelle cose e nei discorsi. Mancava sempre una parte. Mancava la descrizione delle altre dimensioni, ecco, delle altre prospettive, degli altri aspetti. Paura del giudizio, specialmente relativamente al suo orientamento sessuale. Era la sua esigenza di sentirsi integrata e accettata, e quindi cercava arrivata a una certa età, cercava di essere come gli altri la volevano, cercava di rispondere alle richieste del mondo esterno piuttosto che alle sue. Ma quali cause esoteriche nasconde questo?
Questa sua capacità, lei è nata così, io vedo che lei è nata sapendo che ci sono altre dimensioni, quindi questo suo vedere altre dimensioni e sapere che quello che vedeva era limitato, Mhm. eh, faceva sì che lei si sentisse estranea a tutto e tutti, ok? E quindi per cercare di essere accettata cercava di fare le cose normali, quindi come la società le prevedeva. Ha cercato di fare questo, ma ovviamente invano perché la sua natura è un'altra, però è per questo che è quello che la faceva sentire giudicata, no? Sotto giudizio. Non si sentiva mai adeguata, mai giusta per quella cosa, o quel discorso. Domanda rivolta alla sua PS. Qual è la ragione di questa esperienza relativamente all'orientamento sessuale in questa vita? Dice che era tempo di fare questa esperienza e l'ha voluta fare in questa vita dove ha scelto anche di ehm, percepire le altre dimensioni. Continua a farmi vedere questa immagine, come se lei eh, eh, mm, mm. Cioè in eterico è come se allora, le altre persone vedono un oggetto e lei lo vede con tutto il resto intorno, quindi le molecole che si muovono, i colori. E in questa vita ha voluto anche fare, la PS ha voluto fare anche questa esperienza diversa dal normale, tra virgolette, nel senso che lei anche per questa cosa si sentiva diversa, a volte non accettata, appunto. Mm. Fumo. Sì, abbiamo visto che era legato a Carios, sì, e Eh, Lavantide ma, che in, ma in che modo? allora in questo Cioè, cosa momento vuole? non c'è. Niente, Infatti adesso lei ha smesso, ha avuto ecco, un'influenza di moda, si è esatto. spaventata, ha smesso. Ecco, diciamo che siccome è una sua interferenza vecchia ed è un pensiero, un ricordo facile da portare alla sua mente, lo Mm? utilizzano come pretesto e aggancio per riagganciarla all'entità mentale fumo, ok? E Mm? tenerla ancora più bassa a livello vibrazionale per, diciamo, accelerare il loro lavoro e tenerla lontana dalla consapevolezza ancora di più. Collettiva, no? La fumo è Sì, collettiva. sì, sì. Quindi tradotto in Mm, linguaggio umano, ogni volta che lei sente bisogno di fumare, sta ricadendo in una trappola di entità che sono dei programmi sì, che non potrebbe. hanno nessuna autorità e nessuna importanza. E lei si sta mettendo sotto un piano che già è estremamente basso, pensarlo basso, ma in realtà è Mm, ancora più basso. mhm. E la dipendenza? No, anzi, Mm. sì, no, la dipendenza? La dipendenza è proprio l'interferenza con l'entità mentale, l'aggancio con l'entità mentale collettiva fumo, crea la dipendenza e quindi Ok, l'aggancio. Ah. perché stop and go? Perché qui non c'è il classico non Mm. riesco a smettere di fumare, lei smette, anche per un anno ha smesso, poi torna, Sì, è che è la come... cosa più Allora, devastante. mm, mentre dicevi così, ho proprio sono andata a vedere la PS cosa fa in questi casi e la prende proprio, nel suo caso, diciamo, ha colto la palla al balzo, tra virgolette, per imparare sempre di più. Ci sta allenando, sta cercando di trovare la soluzione di allenarsi a ehm, imparare a non farsi agganciare più dai ricordi, dai pensieri. Quindi Per quando non smette tornare la all'intenzione. PS, quando riprende è la sconfitta della PS, Sì, quindi c'è quasi. esatto. Sì, In sì, sì. questo momento lei non sta fumando, quindi dovrebbe rimanere in questa Sì. condizione. Mm.
quando arriva il ricordo mandarlo via. Con un mentale in una condizione di vantaggio in questo momento, no? Mm, sì, Che la infatti, sessione sia inserita in un momento di stop sì, questo è e non in un buono. momento di go. Sì. È buono perché già, diciamo, riesce a tenere, ad alzare le vibrazioni, forse anche se lei non è conscia, ma quando arriva al ricordo riesce a rialzare le vibrazioni per non essere agganciata dall'interferenza mentale collettiva. Adesso facendo la sessione, la consapevolezza aumenta già, le vibrazioni comunque tendenzialmente saranno più alte alla fine e lei riuscirà Mhm. se rimane centrata, a mantenere le vibrazioni già più alte, quindi è quasi improbabile che venga di nuovo interferita dall'entità mentale collettiva a fumo di sigaretta. Va bene, portale aureo, lo apriamo, chiamiamo tutti i parenti di Anna, tutte le generazioni. Quanti si presentano? 168. Basta? Solo 168? Sì, Numero chiuso? sì, sì, Chiamiamo la madre e il fratello. erano tra questi. Ah, erano dentro. Sì, Ok. Mettiamogli due microfoni sul palco se vogliono venire a dire qualcosa. Partiamo dal fratello, che si è stufato tanti tanti anni fa e l'ha fatta finita. sì, dice, sì, sì. È più facile vivere di qua, dice. Vivere la stessa vita di qua. Spie- Spiegaci Elena, Sì, che significa? significa che è come se mm, lui si trova adesso a vivere la sua vita che stava vivendo lì, ma lì era nella sofferenza, non riusciva più a portarla avanti. Eh, Vivendola di qua, Mhm. è come se si fosse alleggerito è come se non sentisse come posso chiamarlo? Il carico rispetto agli altri. È come se in vita lui si sentiva troppo carico rispetto agli altri, doveva essere troppo performante per gli altri. Si sentiva questo carico qua e invece di qui quel carico lì non lo sente e la sta vivendo lo stesso senza il carico. È attaccato alla terra. Sì. Quando quella cassetta è stata bruciata, lui ha lasciato una sorta di testamento su una cassetta a nastro magnetico. La sorella Anna l'ha poi bruciata. Quando è stata bruciata quella cassetta, che è successo? Lui dice, ma non mi è interessato perché il mio scopo era proprio farlo ascoltare a lei, che la sentisse lei. C'è mai stato un pentimento? No, Ok. finora no. È collegato alla Terra, hai detto sì o no? Non mi Sì, ricordo. sì, sì, sì. A chi? Ma la sua vita, il suo entourage, famiglia e amici più stretti, vedo che faceva le stesse cose che faceva in vita. Ha interferito Anna? Ehm, ma interferito proprio veramente no. Probabilmente lei l'ha sentito qualche volta, ma si faceva abbastanza gli affari suoi, tra virgolette, non so come dire. Ok. Mm, Anna, tua mamma è morta dopo. Sì. Ok. Quando la mamma, e intanto la chiamiamo, mhm. è diventata un disincarnato, che è successo? Si sono visti? La mamma si è attaccata a lui. Perché? È come se mm,
avesse avuto l'istinto, tra virgolette, di proteggerlo, come se ehm, pensava da disincarnata di poter evitare quell'evento. E Mhm. quindi gli è sempre stata addosso, siccome, cioè proprio addosso, della serie, se io gli sono addosso controllo e lui non fa stupidaggini. Micca tutte e due. Mhm. Che qui ho i messaggi che vogliono lasciare, li voglio puliti. Qua Eh. c'è un bel po' di casino, un po' di Mm. confusione. Vibrazione, informazione, consapevolezza. Alla mamma e al figlio. Eh. Allora, il fratello vede due cose. Allora, la prima, rispetto alla parte da disincarnato, si rende conto che, diciamo, rimanendo incastrato come disincarnato, è quasi stato inutile il gesto che ha fatto di suicidarsi, ok, perché comunque è rimasto lì. E invece adesso ha imparato che dopo la morte c'è l'occasione di andare a prendere altre informazioni, altre energie per poi fare altre esperienze. Questo l'ha Mm. visto chiaro. E rispetto invece alla vita, adesso, ok, dice, ho fatto l'esperienza della morte da suicida, non è la prima, me ne fa vedere altre 34, più quella e era quella conclusiva, è come se avesse visto tutti gli aspetti e da qua adesso lo vede. E quindi sarà l'ultima. È stata Ui, l'ultima, sì. cosa vuole dire Anna? Eravamo proprio affiatati, ti sentivo tanto vicina. È stato bello averti come sorella. E cosa fa mentre lo dice? L'abbraccio, se l'abbraccio tutto. Mamma, cosa fa? Cosa vuole lasciare come messaggio? Allora, allora, diciamo della sua vita, l'esperienza di per- perdere un figlio in anticipo e come suicida, dice ok, fatta, a posto, ho imparato. E quella è la cosa principale che mi fa vedere come consapevolezza. E rispetto ad Anna, dice, l'ho sempre saputo che tu eri forte, l'ho sempre saputo che tu vedevi oltre e sì, vedevi oltre, avevi bisogno di risposte che andassero oltre a quello che eh, la società normale potesse darti. Ho sempre saputo, ma non avevo gli strumenti per aiutarti. Dice. Mm. Beh, gli strumenti se li ha trovati da sola, Anna. Sì, sì, infatti. Eh, Si è trovata una compagna consapevole, mm, si è dedicata a una vita così come voleva lei mm, e si sta facendo una sessione di ipnosi esoterica. mm. Bene, non è poco, tre grossi risultati. Infatti, assolutamente. Non dimenticatevelo mai, non siete in tanti, eh. Mm, Siete già 4 gatti quelli che vedono i video. In più di molti che hanno l'idea di fare la sessione, io stimo su 100 che hanno un'idea ne arrivano 40 secondo me. Molti rinunciano, molti lasciano perdere, molti si perdono, molti si fanno fagocitare dalle interferenze. Fatelo. mm.
fatevi fagocitare dalle interferenze. Dopo che le interferenze vi hanno digerito, non voglio sapere come uscite e da dove, da quale parte dell'interferenza. Che volgare che sono. Mm. Che volgare che sei Elena, però date una regolata, Elena. Prima le parolacce, adesso anche le volgarità. Povera Elena. Va bene, li Mm. salutiamo, Mhm. fratello, mamma, 161 disincarnati, 164. 4, tutti insieme appassionatamente nel portale Aureo. Mhm. Anna, che aggiungere? Fumo, onicofagia, i due trattamenti, paura dell'altezza, fatica a integrarsi, estranea, vabbè. Mm. Però in questa fatica a integrarsi, sentirsi estranea, domandarsi, invento, perché lei non l'ha detto, ma di solito si accompagna anche con la missione, cosa ci faccio qui, senso di estraneità. Mm. Tutta questa parte, la Mhm. missione, ha una qualche entità specifica? Sì, io la vedo legata. La vedo legata a questa roba degli angeli. È come se, posso dire che è come se, mm, più che lei che è andata verso quelle due esperienze, eh, create dai maestri, ok? È come se quelle due esperienze avessero, riconosciuto la sua vibrazione affine l'energia dei maestri angeli. Cioè, questa cosa della missione io la vedo tanto collegata a quella Ai parte lì. maestri. Sì, Mm. assolutamente. Sì. Beh, però molti che ci contattano non hanno i maestri ascesi. È come Che se espressione l'energia fosse insopportabile. quella. I maestri, qualcuno che ne sa più di te, ma perché? Ma perché? Chi ne sa più di qualcun altro? Ognuno ha il suo percorso e ne sa Esatto. per se stesso. Sì. È una cosa veramente. No. Dobbiamo ringraziare i maestri, ecco. Anche la parte, non lo so, io vedo comunque la figura vedo le ali dell'angelo, ok, quell'energia lì. Mm. E anche, mi viene anche, sai, l'affidarsi. Allora, la missione è affidarsi anche, cioè la vedo legato anche a tutta una cosa tipo i mantra oppure tutta quell'energia lì. Mm, Mm. trovare il karma, non so come dire. Sì, una forma di nuova spiritualità, no? Sì, sì, dove hai. c- ehm, è come se ci fossero. Ti dico l'immagine che mi viene. C'è l'immagine di due ali, ok, d'angelo bianche, ok, e lì inizia una passerella sospesa, ok, come base, e quella Mhm. è la tua missione di vita, quindi sei nato con uno scopo, ok, e dalle ali, se tu fai dei riti, quindi un mantra oppure dei Trattamento. trattamenti, esatto, l'aura oppure una certa meditazione, ok? Si materializza la tua missione di vita. C'è un posto dove sono gli angeli, andiamo a trovarli? Io li vedo di là, al secondo universo. Andiamo al secondo universo. Sì. Andiamo come Babbo Natale e Babba Natale, ognuno la sua slitta, Mhm, mhm. trascinata da renne volanti, e ognuno di noi due ha
il suo bel carico sacco di regali. Dentro i sacchi ci sono dei mega giganteschi ad eternum giganteschi. Non ne posso più di angeli, basta. Mm. Buttiamoglieli tutti. Bimba matto, bimba matta e via. Bombaroli, come se non ci fosse un domani. Ci segue Anna, è sul carro di te, di me, che se la ride. Sì, sì, assolutamente. Bene, se ne crea anche lei uno di carro. Mm. Si crea i suoi sacchi, Ci li riempie divertiamo di come ad dei eternum. matti. Sì, eh? Così Sì. impara a fare ad eternum e le serve. Mhm. Per tutti i suoi amici angeli. Sono regali. Loro hanno dato tanto a lei. Mhm. È giusto che anche lei dia qualcosa a loro. Mhm. Alla faccia del gratis. No, no, ci vuole equilibrio. Bisogna Mhm. scambiarsi un segno di pace. Mm. Sì, È mollati. bellissimo perché lo facciamo come se la nostra slitta fosse una catapulta, no? Quindi quando abbiamo fatto tantissimi ad eternum ci ribaltiamo così e pum, gli vanno tutti Ok. addosso. Pum, pum. Sì. Poi già che ci siamo, molliamo nel secondo universo la Pantera Nera, che è in uno dei Mhm. sacchi. Prende la consistenza del secondo universo. Dove deve stare? Mm. Andiamo insieme ad Anna al cluster. Abbiamo le slitte vuote, ci andiamo in slitta. Lei con la sua, noi la seguiamo con la nostra. Mhm. L'entrata ha la forma di rombo. Mhm. Ogni vita è un libro messo in piedi e aperto. Mhm. Direi la caratteristica è che le pagine che si vedono al centro sono quelle dove c'è scritto, diciamo, sì, quella che prima era chiamata missione. Mi veniva proprio da dire la missione, perché Mhm. i contratti che lei avevano messo erano come se lì ci fosse la missione di vita. Via tutto. Sì. Anna si deve divertire. Mhm. Ci siamo divertiti di là, no? Mhm, tanto. Anche lei? Sì, sì, sì. Ok. Quindi non è un togliere i contratti arrabbiati, mai più. No, ok, l'ho capita, va bene, basta, Mm, ok, bene, viva, festa, tutto è nelle mie mani. mhm. Gioco. Mhm. Li ha tolti? Sì, sì. Ok. L'Eternum li sa già fare, quindi ne può creare uno o più di Mhm. uno e lasciarli qua. Mhm.
Ne ha fatti tre uno dentro l'altro che poi si espandono. Avatar. Mhm. Come lo vedi? E togliamolo. Si è appoggiato così sulla scrivania. Beh, via. Ha già aperto il portale definitivo. Ad eternum. Verifichiamo. Fatto? Mhm. Verifichiamo che entità eteriche, mentali e impianti, che non abbiamo neanche analizzato, ma che non è neanche così importante analizzare, ci siano o non ci siano più. C'è più nulla. È il Ok, solito spazio vuoto bianco. avvolgimento, il programma c'è ancora. No, Le cause esoteriche della paura delle altezze ci sono ancora. Ok. sono andate via tutte quelle vite legate a quel Nuova vibrazione. 196 miliardi. Nuova consapevolezza. 159. PS e PS. 65. Vite precedenti. 1325. Percentuale di cervello. 9,6. Messaggio finale di Anna a se stessa. La centratura, la soluzione e la serenità le trovi se tu guardi e ti espandi nelle altre dimensioni. Eh, È come se io vedessi che lei sente la sua energia, l'energia intorno a sé e sente intorno al suo corpo e anche intorno a sé, ok? Quindi in eterico mi fa vedere che se lei chiudesse gli occhi e facesse questa cosa, si sentirebbe proprio espandere anche intorno a lei. E questo è quello che deve fare per alzare le vibrazioni e tenere le vibrazioni alte. Vedo proprio come se si densificasse intorno a lei uno strato blu, azzurro-blu. Mhm. E questo fa sì che le mantenga le vibrazioni alte. Messaggio di Anna alla compagna e poi della compagna a Anna. Anna fa così intorno alla compagna, intorno alla testa della compagna e facendo così diventano una cosa unica. E le dice: Mi piace avvolgerti in me. E invece la compagna ad Anna sento le tue vibrazioni ovunque sei che si modulano insieme alle mie. E mi fa vedere queste immagini come se uscissero da lei verso Anna, quindi che le unisce, ok? Come se fossero tutte molecole bianche, ok? Che Mhm. si allargano e prendono una forma particolare a seconda di come Anna vibra. Ok, Mhm.
Immagine finale? Sono loro due che formano, sai, tipo l'immagine del Tao, Mm. ok? E formano questa sfera di energia e sono sollevate da terra e che fluttuano, sospese. Mhm. Benissimo, Mhm. abbiamo finito. Sì. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.